Ieri il primo ministro inglese Boris Johnson ha pubblicato un video nel quale dice di essere positivo al virus che per YouTube non posso nominare e condivide la sua esperienza partendo dai primi sintomi, a lui che va a farsi il tampone scopre di essere positivo e ai sintomi che prova tuttora. Nel video dice anche che tra i sintomi c'è una costante tosse, a temperature and a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive. E un mio amico proprio ieri mi ha fatto notare che nel video di 2 minuti lui non tossisce una singola volta, al che abbiamo pensato forse Boris Johnson in realtà non è positivo, ma questa è soltanto una trovata di comunicazione per fare in modo che le persone abbiano paura e stiano a casa. Cazzo, è un genio se ha pensato questa cosa e non è positivo. E con questo video voglio farci anche un'analisi, perché lui fa questo tipo di comunicazione nel modo migliore possibile per ottenere il massimo suo risultato, che le persone stiano a casa, facciano un processo di cura perfetto come l'ha fatto lui, nel caso siano positivi, ed oltretutto condivide anche ottimismo. E ci sono 2 punti perfetti che voglio analizzare di questa comunicazione, di questa sorta di vendita, marketing, perché comunque è comunicare per convincere le persone, la massa, a fare un qualcosa. E il primo punto è la paura, l'angoscia, per poi vendere il fatto che le persone debbano stare a casa affinché questa situazione si risolva. Lui, nel raccontare la sua esperienza, fa vedere come ha avuto febbre, tosse, raffreddore, insomma sia stato male. Questo lo racconta per fare in modo che le persone abbiano angoscia, tra virgolette, e quindi siano spinte a fare un'azione per ripararsi, quindi il rimanere a casa. Del resto tantissime compagnie assicurative lavorano soltanto sulla paura, sull'angoscia. Hai paura che la tua casa vada a fuoco? Fatti questa assicurazione in modo tale che noi ti copriamo. Hai paura di cadere sugli sci? Ecco la tua soluzione, ecco l'assicurazione. E ti vendono questo facendoti provare paura, angoscia, come del resto la sua comunicazione, che poi sia vera o falsa è perfetta. Il secondo punto che secondo me va analizzato, poi comunque il video di lui che confessa questa cosa ve lo lascio qui sotto in descrizione così potete andarlo a vedere voi stessi, è tutte le volte in cui lui dice la parola noi, e quindi noi stiamo a casa a lavorare, noi come insieme, e riprova sociale. E questa è una strategia di comunicazione, di marketing, di vendita usata in una valanga di situazioni, come per esempio quando stai prenotando un hotel su Booking, che ti viene il pop-up già 45 persone hanno prenotato questa soluzione. Allo stesso modo lui usa la riprova sociale, la riprova delle masse, quando dice ok, ti ho raccontato la mia esperienza ed ora sono a casa a produrre come tutta la popolazione, come tutti noi. Ovviamente poi usa anche questa riprova sociale per dare coraggio: noi riusciremo, noi sorpasseremo questo problema, noi arriveremo oltre. E ultima e terza cosa che secondo me va analizzata è il fatto che lui, prima di dire cosa fare, come, ci racconta la sua storia, ci dice io ho avuto i sintomi, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, ora mi trovo qui. E il fatto di raccontare un'esperienza e di illustrarla, piuttosto che condividere istruzioni affinché, rende la persona che guarda più affascinata, più attenta. È come una serie TV che ci lascia quel ok, e come va a finire questa cosa? Nel raccontarti la storia, Boris Johnson ti fa vedere cosa va fatto e tu lo capisci indirettamente, non lo capisci direttamente con lui che ti dà gli step. Se hai questo problema fai questo, se hai quell'altro problema fai quest'altro. E secondo me questa comunicazione è stata efficacissima, non so nemmeno se esista questa parola, per fare in modo che il popolo britannico stia a casa, abbia più paura e segua la massa e sia anche rassicurata affinché questa paura venga demolita e si vada avanti. Quindi che Boris Johnson sia o meno positivo, la comunicazione è stata perfetta. Se lui in realtà è negativo, veramente geniale questa comunicazione di dire che sia positivo nonostante sia negativo. Se lui invece è negativo, comunque questa comunicazione è stata geniale e io gli auguro, nonostante non condivida molte sue scelte, di guarire e di sorpassare questo problema. Non si augura mai del male a nessuno.
questo è un messaggio che voglio farvi passare io oggi. Detto questo, spero che la mia analisi vi sia piaciuta. Se così fosse, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessun altro nuovo video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!